Ti hanno detto che canti con la laringe troppo alta? Cerchiamo di capire che cosa vuol dire avere la laringe alta. Dipende soprattutto da che tipo di canto devi fare. Si sa che la laringe alta e la laringe bassa vengono utilizzate principalmente per cambiare la timbrica del suono, cioè a una parità di suono, di tono, di altezza tonale, possiamo emettere una nota con un range acuto o un range basso di armoniche. Quindi, in base a quello che tu stai facendo, sarà più o meno utile avere una laringe alta. Quando diventa un problema? Quando c'è la necessità di avere la laringe che si muova verso il basso e verso l'alto liberamente e non venga limitata da tensioni che sono prevalentemente sovralaringee. Quindi abbiamo la tendenza molto spesso ad avere la laringe che viene attratta verso l'alto. Quindi tutte le volte che abbiamo necessità di avere la laringe che va verso il basso, questo lo possiamo magari fare, ma lo facciamo faticando, lo facciamo accumulando tensione muscolare oppure lo facciamo non riuscendolo, cerchiamo di farlo, ma la nostra emissione verrà limitata. Cosa possiamo fare per evitare queste attrazioni eccessive verso l'alto della nostra laringe? Innanzitutto farvi seguire per quanto riguarda la tecnica vocale. È inutile fare gli esercizi di mobilizzazione laringea o farsi manipolare da noi osteopati a livello laringeo quando poi ogni volta che facciamo una tecnica vocale, utilizziamo una tecnica vocale, la utilizziamo con una trazione verso l'alto. Quindi cerchiamo innanzitutto di migliorare la tecnica. Secondo, cerchiamo di vedere se non ci sono delle problematiche di tipo foniatrico, che questa trazione verso l'alto non sia un compenso di qualche problematica importante. Se non c'è uno, non c'è l'altro e permangono delle tensioni che sono sovra-laringee, vi faccio vedere 3 piccoli esercizi. Esercizio numero 1. Prendete 2 pollici, li mettete all'altezza delle vostre labbra, quindi del limite delle vostre labbra, scendete e vi mettete appena dietro la mandibola in questa posizione qua. Cosa cominciamo a fare? Ci appoggiamo gentilmente con la nostra mandibola, il nostro capo in avanti e cerchiamo di sentire se c'è la possibilità di penetrare verso l'interno. Se c'è, vuol dire che non abbiamo una grandissima tensione muscolare. Se invece troviamo duro, cerchiamo di rilassare la lingua, di rilassare tutto quello che è il comparto mandibolare e cerchiamo di sprofondare piano piano. A un certo punto cominciamo a mobilizzare prima un dito e poi l'altro verso l'interno, uno e l'altro, movimento di questo tipo qua. Entro, parte destra, entro, parte sinistra, entro, parte destra, entro, parte sinistra, ancora parte destra, ancora parte sinistra. Continuiamo per un minutino in questo modo. Dopo aver fatto questo lavoro per circa un minuto, portiamo sempre le nostre dita un po' più indietro, quasi a livello dell'ossoioide. Lo facciamo in questa posizione qua, mirando il vertice del capo. Quindi andiamo destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, ancora, continuando a entrare verso l'alto e cerchiamo di non aprire la bocca, di lasciarla rilassata. Adesso sto parlando, però normalmente avremo i denti rilassati, cioè non in contatto tra di loro, ma neanche serrando la bocca. Dopo un altro minuto, sempre in questa posizione qua, tengo il pollice e spingo in direzione dell'orecchio opposto. Spingo mentre ruoto leggermente. Spingo mentre ruoto leggermente, spingo e ruoto. Lo faccio molto lentamente. Poi pratico dall'altra parte, anche qui, posizione, proietto il labbro verso il basso, vado indietro verso l'ossoioide, spingo in direzione dell'orecchio e ruoto dalla parte opposta. Dopo aver fatto un minuto di questo lavoro, lavoriamo sull'ossoioide. Come facciamo? È difficile prenderlo in maniera, diciamo, molto precisa. Cosa mettiamo la mano in questa posizione,
flettiamo la testa, teniamo il comparto verso il basso e lo riportiamo, poi riportiamo la testa in alto. Appoggio, tengo verso il basso e sollevo la testa. Appoggio verso il basso e sollevo la testa. La testa si solleva solo a livello neutro, non vado in estensione. Così. E ripeto questo movimento per circa 1 minuto. Provate questi esercizi prima di praticare, di fare la vostra pratica vocale tutti i giorni. Se queste problematiche non passano, fate un check della vostra mandibola. Vi ho preparato un corso specifico per liberare le tensioni mandibolari, che sono spesso i motori di queste tensioni sottomandibolari. Potete vedere tranquillamente al link qui sopra di cosa si tratta. Intanto cominciate a lavorare, fatevi fare un check in studio se non migliorate e soprattutto fatevi vedere dal foniatra se avete delle problematiche di tipo vocale foniatrico. Buon lavoro!